Una ragazza sacrificata, consegnata al regno delle bestie perché venga uccisa e divorata, perché sia mantenuta la pace tra il loro regno e quello degli umani. Ma si tratta di uno shoujo. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Oggi, come avrete già capito, parliamo di La principessa sacrificale e il re delle bestie. Primo volume di 15, la serie in Giappone è completa e da noi è edita Magic Press al prezzo di 6,50 € a volume. E si tratta, come vi dicevo prima, di uno shoujo di genere romantico e fantasy. E per caso ho scoperto che è stato anche annunciato l'anime. Ma veniamo alla trama. Sarifi è la ragazza che è stata scelta come 99esimo sacrificio al re delle bestie. Noi la conosciamo che è già al suo cospetto e scopriamo subito che non ha paura del suo destino. Infatti, malgrado le intimidazioni da parte del re e del primo ministro, lei rimane tranquilla, anzi, fa battutine, risponde a tono. Sa bene che presto sarà uccisa e divorata, ma ormai ha accettato la cosa, preferendo morire piuttosto che continuare a restare con gli umani e in particolare con la sua famiglia. Il re delle bestie rimane colpito dal suo atteggiamento e infatti le permette di vagare più o meno liberamente per il palazzo nei giorni che trascorrerà lì. Infatti il sacrificio non può essere consumato subito, dovrà essere compiuto in un giorno particolare, quando il miasma che aleggia sopra l'intero regno si sarà diradato. Nei giorni che trascorre nel regno delle bestie, Sarifi attira l'interesse del sovrano e le antipatie del primo ministro. E fino alla fine continua a non temere la sua sorte. Scopre però il segreto che il re nasconde e per questo motivo, ma anche probabilmente per il suo modo diverso di vedere le cose, lui decide di tenerla al suo fianco come consorte. E questo è solo l'inizio, perché poi vediamo altre cose, quelle che succedono dopo alla protagonista, e quindi scopriamo qualcosa in più su questo regno mentre lo scopre lei. Da questo primo volume non sembra uno dei soliti shoujo, il focus sembra essere stato messo sull'elemento fantasy piuttosto che sul romantico, ma siamo solo all'inizio. Un inizio che tra l'altro ho trovato molto debole, fiabesco, ma poco credibile, quasi forzato. Però quello che succede dopo mi ha convinta a voler continuare la storia, soprattutto per quanto riguarda le vicende passate del re, ma anche della protagonista. Spero che si scopra presto qualcos'altro sul re. Riguardo invece al personaggio della protagonista, mi auguro che nei prossimi volumi verrà sviluppato bene, perché malgrado il suo passato interessante, mi è parso un personaggio abbastanza piatto. Quindi per ora le do il beneficio del dubbio, però per i prossimi volumi mi aspetto di meglio. Comunque sono molto curiosa di scoprire cosa succederà dopo e quindi non vedo l'ora che esca il seguito, anche se nel corso della lettura mi sono domandata quanti anni abbia la protagonista e il non saperlo mi disturba abbastanza. Non vi ho parlato dell'edizione, ma non temete, adesso vi dico qualcosa a riguardo, perché ho una piccola critica da fare. È veramente troppo rigido questo volume. Va tenuto bello teso perché spesso le parole finiscono nel mezzo e senza stiracchiarlo tutto è impossibile riuscire a leggerlo. E la stessa cosa si può dire riguardo alle splash page, con le illustrazioni che per essere viste per bene ci obbligano a tirare questo volume. E vabbè, lo so che non è sta grande novità, però l'ho trovato particolarmente duro. Considerate che ho dovuto dividere la lettura in due parti, perché appena l'ho avuto tra le mani ho voluto subito leggerlo, ma non avevo tempo. Di conseguenza ho letto una prima metà e poi successivamente l'ho ripreso in mano per continuare con la seconda. Quando ho finito la lettura della seconda metà di volume, a parte il dolore alle mani, perché la vecchiaia avanza, il volume era conciato così. E se ne stava proprio rigido in questo modo. Adesso è tornato normale, a parte per la copertina che se ne sta in su, da qualsiasi lato io lo tenga. Comunque abbiamo la sovraccoperta, sotto si presenta esattamente uguale tranne per i colori. All'interno non ci sono pagine a colori. Comunque l'opera in un certo senso strizza l'occhio alla Bella e la Bestia, anche se molto alla lontana, cioè all'interno per niente, però un po' l'idea generale. In ogni caso a me è piaciuto, se vi hanno stancato i soliti shoujo, questo non sembra essere come gli altri, almeno da questo primo volume. Non vedo l'ora di scoprire come si evolverà la storia, come si evolverà la romance, ma soprattutto quanti anni ha la protagonista.
Quindi sì, è una storia che voglio assolutamente continuare. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia magari stato utile nel caso in cui foste indecisi sull'acquisto di quest'opera o magari di avervi fatto scoprire una cosa un po' particolare, non lo so. Detto questo, io vi saluto, vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far scoprire questo manga anche ai vostri amici e iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con il prossimo video.